simpatia! È deliziosa, e poi come sorride. Amicizia. Fa amicizia, perché a me una donna piace quando è proprio come lei. Cari amici della soffitta, benvenuti a una nuova coinvolgente rubrica che celebra le leggende di un'epoca che ha segnato la cultura pop italiana. Oggi vi porto nel mondo dei fotoromanzi, quei racconti a immagini che negli anni 70 e 80 hanno conquistato milioni di lettori, creando un legame indissolubile tra le protagoniste e il pubblico. E quale miglior inizio per questa serie se non con una delle regine indiscusse di questo mondo, Michela Rock, pseudonimo di Bianca Maria Roccatani. Hai ricominciato a dipingere. Perché non ti trovi un lavoro piuttosto, invece di fare dei quadri assurdi che nessuno ti comprerà mai? Devi capirlo una buona volta. Ma cosa credi, che mi diverta fare l'indossatrice? Però bisogna pure fare qualcosa per mangiare. Io non lo sopporto quell'ambiente snob. Nata a Latina il 19 novembre 1941, Michela è stata un'attrice che ha attraversato il cinema e la pubblicità degli anni 60 e 70, ma è nel mondo dei fotoromanzi che è riuscita a lasciare un segno indelebile. Il suo volto è diventato il simbolo di storie d'amore, passione e dramma che hanno affascinato milioni di lettori, soprattutto grazie alla sua collaborazione con la casa editrice Lancio, per cui ha interpretato oltre 1300 fotoromanzi. Se pensate agli anni 70 e a quelle storie piene di emozioni, di amori impossibili e di sguardi che parlano più di 1000 parole, non potete non pensare a Michela Rock. Michela nacque in una famiglia di origini modeste. Suo padre era un pittore originario di Priverno e sua madre una casalinga di Sora. Cresciuta a Latina, la sua carriera cominciò a prendere forma sin da giovane, quando iniziò a lavorare come modella. Tuttavia, il grande salto avvenne nel mondo dello spettacolo. La sua bellezza non passò inosservata e il suo primo incontro con il grande pubblico avvenne grazie alla sua partecipazione a spot pubblicitari, tra cui alcuni per il celebre programma Carosello. Ma la vera consacrazione arrivò quando approdò nel mondo dei fotoromanzi, dove divenne un volto amatissimo. Michela Rock è conosciuta principalmente per i suoi fotoromanzi pubblicati dalla casa editrice Lancio. Il suo volto, spesso affiancato dall'attore Franco Gasparri, divenne simbolo di storie di passione, gelosia, amori tormentati e incontri impossibili. La loro coppia fu uno dei binomi più amati dei fotoromanzi italiani, una formula che emozionava e conquistava il pubblico ogni settimana. Insieme, i due diventarono protagonisti di storie indimenticabili e il loro legame sia sul set che fuori dalle pagine divenne una delle alchimie più apprezzate dai lettori. Oltre a essere un'icona dei fotoromanzi, Michela ha avuto una carriera al cinema che purtroppo non ha ricevuto la stessa attenzione. Il suo debutto avvenne nel 1963, quando interpretò il ruolo di una vestale nel Colossal Cleopatra, con Elizabeth Taylor. Quella fu solo la prima di una serie di apparizioni, che la videro spesso come comparsa non accreditata in pellicole come Il Gattopardo di Luchino Visconti, dove appariva in una scena di ballo insieme a Claudia Cardinale, e nei film Tototruffa 62 e Il Comandante, entrambi del 1963, in cui recitava piccoli ruoli al fianco di Totò. Sebbene non avesse ruoli da protagonista in questi film, la sua bellezza e la sua presenza scenica non passarono inosservate. Ma è nei fotoromanzi che Michela trovò la sua vera dimensione. Ogni suo sguardo, ogni sua posa raccontava una storia, una passione che riusciva a trasmettere con naturalezza. I fotoromanzi degli anni 70, infatti, non erano solo letture leggere. Erano storie che emozionavano, che facevano sognare e che raccontavano la vita attraverso le immagini. Michela Rock fu la regina di questo mondo, un volto che rappresentava il sogno romantico, ma anche le difficoltà di amori difficili, di scelte dolorose e di passioni travolgenti. La sua bellezza con il suo sguardo intenso e le sue linee eleganti non aveva pari. Ma Michela non era solo un volto da ammirare. Era una donna che sapeva interpretare e rendere vivi i suoi personaggi.
Ogni fotoromanzo, da quelli più leggeri a quelli più drammatici, era il riflesso della sua abilità nel comunicare emozioni profonde con il solo linguaggio degli occhi e dei gesti. E insieme a Franco Gasparri ha dato vita a storie che rimangono nel cuore di chi le ha vissute. Michela ha continuato a recitare fino agli anni '80, ma quando i fotoromanzi cominciarono a perdere popolarità, si ritirò dal mondo dello spettacolo. Lontana dai riflettori, si dedicò alla sua vita privata. Tuttavia, anche fuori dalle luci della ribalta, la sua presenza rimase forte nel ricordo di chi l'aveva amata come attrice e come donna. La sua morte, avvenuta nel 2013 a soli 71 anni, è stata una grande perdita per il mondo dello spettacolo e per tutti coloro che avevano vissuto quegli anni d'oro del fotoromanzo. Una malattia l'ha portata via, lasciando un vuoto difficile da colmare. Michela Roch non è stata solo una bellezza da ammirare, ma un'icona che ha dato vita a un'epoca, una figura che ha fatto parte della storia di un'Italia che sognava attraverso le pagine dei fotoromanzi. La sua morte ha segnato la fine di un'era, ma la sua leggenda continua a vivere attraverso i ricordi di tutti coloro che l'hanno amata. Oggi, quando ripensiamo a Michela Roch, non possiamo fare a meno di pensare a quanto sia stato speciale il suo contributo alla cultura pop italiana. La sua bellezza non è mai svanita. Continua a vivere nei fotoromanzi, nelle immagini che hanno raccontato una storia di passione, mistero e amore. E ogni volta che ci imbattiamo in uno dei suoi fotoromanzi, la sensazione è sempre la stessa. Michela Roch è ancora lì, protagonista di una storia che non finirà mai. Se anche voi siete affascinati da queste leggende dei fotoromanzi e dalle icone come Michela Roch, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere nessuna delle nostre puntate e lasciarci un like se anche voi vi sentite più vicini a questa magica epoca. Alla prossima, sempre qui, nella nostra soffitta.